Buongiorno e bentrovati. Non so quando caricherò il video, ma oggi è una domenica invernale, Mahmood ha vinto Sanremo, fuori piove, ma noi siamo qua per lavorare a un nuovo cosplay, o meglio, a una rielaborazione di un cosplay che avevo già fatto, cioè quello di Marshmello, ma oggi cosa faremo? Oggi proverò a fare il cosplay di Marshmello in versione Fortnite. Non so quante skin ci siano su internet di questa versione, però io ne ho vista una, non so se è l'unica che c'è, però è quella che ho visto sul profilo ufficiale di Marshmello su Instagram e quindi proviamo a rifare quella. Poi se ce ne sono altre, sempre su Marshmello, che voi conoscete ma io magari non conosco perché io ho visto solo quella, me lo dite e ci si può sempre fare un altro video. Noi abbiamo sempre qua il materiale, non manca mai. Quindi che materiali usiamo per questo progetto? Uno degli obiettivi che mi ero già prefissato nel primo cosplay di Marshmello, quello normale, e vi metto comunque il link per chi non l'ha visto, potete guardarlo, lì spiego come fare la testa principalmente, il Marshmello Helmet. Un obiettivo era di non fare delle grosse spese, quindi di tenere abbastanza in economia. Per la testa di Marshmello io avevo speso in totale circa 15 euro, quindi rispetto ai modelli che sono in vendita ho visto dei prezzi apocalittici tipo 300-400 euro, però in questo modo si può comunque ottenere un buon risultato. Quindi un obiettivo è di non spendere tanto e poi di farlo usando cose che si possono trovare in casa, qui nella nostra magione. E in effetti erano tutte cose che avevo in casa, sinceramente. In realtà ce n'era solo una che non avevo in casa, poi questa qua che poi vi spiego cos'è. Facciamo come a Paint Your Life. Adesso prima vi dico i materiali utilizzati e poi vediamo il procedimento. Allora, com'è che faceva Paint Your Life? Per questo progetto ci servono cartoncino nero, taglierino, scotch di carta preferibilmente bianco, se no lo potete colorare di bianco, però si rischia di sgualcire tutto e di fondere per colpa della vernice bianca, quindi è meglio se lo scotch è direttamente bianco. Cartoncino grigio, oppure se lo volete ancora più figo, cartoncino argentato, che vi darà un risultato spaziale, e una fascia bianca, o se no qualcosa che possa sembrare una fascia, che poi vi spiegherò dove l'ho trovata. Non so se a Paint Your Life facevano esattamente così. Ok, penso di avervi detto tutto il materiale, comunque se c'è qualcos'altro lo scopriamo subito, perché vi faccio vedere i procedimenti. In questo costume ci sono alcuni dettagli che vanno fatti, non sono tanti a dire il vero, tipo 2 o 3 dettagli, però sono importanti. Il primo dettaglio sul quale mi sono concentrato sono state quelle 2 piccole teste messe alla cintura. Sono praticamente 2 teste di Marshmello rimpicciolite, no? Quindi non è tanto difficile. Quindi ho preso un cartoncino bianco per fare la bocca e gli occhi di queste 2 teste e per farle simili tra di loro. Adesso vi dico una furbata. Ho preso il file che avevo messo nella descrizione del video sul Marshmello Helmet, che potete trovare nel video originale, l'ho aperta su un iPad e l'ho scalata per prendere la dimensione giusta e poi ci ho messo sopra il foglio e ho ricalcato con la matita la bocca e gli occhi. Quello è il modo più veloce che avete per fare bocca e occhi di queste 2 teste e veramente ci vogliono pochi secondi. Poi una volta che ho ricalcato bocca e occhi, li ho ripassati in nero. Possiamo evitare di parlare del fatto che non ho trovato neanche un singolo pennarello nero in casa mia, cioè, vabbè, neanche un pennarello nero, neanche, ci sono le chine, però sono troppo piccole e allora ho usato il pastello che però non rende bene, vabbè, lasciamo stare. Quindi ho finito di disegnare le facce, poi ho tagliato 2 dischetti uguali e ho usato il Polyplat, o comunque vi consiglio di usare un cartoncino molto spesso, così poi ci potete arrotolare intorno la striscia che compone la testa, no? E quindi la arrotolate intorno a questo dischetto, ci mettete molta colla, così attacca bene, e fatevi aiutare anche da un po' di scotch all'interno, tanto nessuno guarda all'interno delle teste. E in questo modo create come se fossero 2 bicchieri però capovolti e lasciate un attimo asciugare per giusto 2 o 3 minuti. Poi una volta che si sono asciugati ho tagliato 2 strisce nere di cartoncino nero, spesse 1 centimetro, per creare quella specie di giuntura che si vede nella skin originale, che le tiene insomma legate alla cintura. E in alto, sotto alla striscia nera, ho inserito sempre con la colla 2 pezzi di spago, di laccio, come il laccio che usate per le scarpe, no? Questo ci servirà a legarle poi alla cintura, ai calzoni, in modo velocissimo. Ed eccole qua! Le 2 teste potrebbero anche essere pale di Natale, eh? Su un albero non ci starebbero male. Ipnotizzazione.
Quindi abbiamo fatto queste due, ce la siamo cavata, allora passiamo al secondo dettaglio. Potrebbe apparire un po' più complesso, però in realtà lo possiamo risolvere facilmente. Abbiamo questa fascia a tracolla bianca che sembra un po' una fascia sportiva, ma comunque non è facilissimo trovarla in giro, perché io ho visto molte fasce però nere, quelle che si usano anche per sollevamento pesi, che ci assomigliano un po', però sono sempre o grigie o nere, ma a noi ci serve bianca. Allora cosa facciamo? Una soluzione è avere in casa una stoffa bianca, ripiegarla finché non create un lungo rettangolo, no? La graffettate e così avete una striscia abbastanza buona che potete mettervi a tracolla. Però se come me non avete neanche una singola stoffa bianca in casa utilizzabile, a meno che non avessi scelto la soluzione di distruggere uno dei cuscini di mia mamma, però avrei avuto delle conseguenze abbastanza spiacevoli. Allora, per quella specie di tracolla in casa non c'avevo niente. Ne avevo una che era una specie di cintura da ginnastica, però era nera e poi era troppo stretta, quindi non si poteva usare. Però sono andato in un negozio di stoffe, di cose anche per tende, e ho trovato questa. Adesso provo a prendere le giuste misure, perché io ne ho prese 2 metri, ma penso che ne serviranno meno per far quel giro lì. Però, dico, meglio abbondare, no? Quindi sono andato in un negozio di bricolage e ho preso questa specie di nastro che ho utilizzato per fare le tende, per fare le parti finali della tenda, no? Lo ripieghi e fai tutti gli ornamenti. Però usato così, a me è parso che ci assomigli molto all'originale. Io l'ho trovata a 90 centesimi al metro. La trovate secondo me a quel prezzo lì, 90 centesimi, 1 euro al metro, quindi io ne ho presi 2 metri, quindi ho speso 1,80 euro, quindi pochissimo. Specialmente anche per queste righe, non so se si vedono, queste righe verticali o orizzontali, dipende dove lo giri. Questo poi, se lo pensate così a tracolla, sulla maglia finale, può essere una soluzione. E adesso parliamo di quelle 2 specie di walkie-talkie che ci sono, o telecomandi che ci sono sulla tracolla, no? Ecco, quelli lì, se avete in casa 2 walkie-talkie o 2 telecomandi con la loro custodia, siete avvantaggiati perché potete utilizzare quelli, li legate a questa fascia bianca e siete a posto. Però, se non ne avete, allora possiamo crearli col cartone, in modo velocissimo. Col cartone proverò a fare quei 2 accessori che ci sono agganciati sopra. Non possiedo quelle specie di o telefoni o telecomandi, non lo so, che sono inseriti dentro, no? Non ho capito bene cosa siano, però comunque non ne ho in casa di cose simili. Pensavo magari di farli col cartone, adesso vediamo, comunque con qualcosa che si trova in casa, insomma. Vi dirò, il risultato finale non mi dispiace affatto, quindi secondo me non vi farà rimpiangere quelli originali. Cosa ho fatto? Allora ho preso il cartoncino, l'ho ritagliato in 2 pezzi da circa 10 cm l'uno, e poi li ho ripiegati creando quelli che sembrano dei portafogli, insomma li ho chiusi a libro e ho inserito dentro un altro pezzo di cartoncino nero per dare questi 3 strati che assomiglino un po' tipo a un portafogli, no? Poi li ho incollati e dopo averli incollati nei loro vari pezzi che vedete qua nel video, ho preso il famoso cartoncino argentato e ho fatto quei triangoli che si vedono nell'immagine. Il fatto che ci siano questi dettagli di cartoncino argentato secondo me danno un ottimo effetto perché vi danno un po' quella luminosità sotto la luce. Poi una volta fatti questi 2 telecomandi, chiamiamoli così, li ho attaccati a un'altra striscia nera che deve essere spessa come la fascia, così poi si può attaccare in modo preciso. Li ho incollati sopra, ho deciso la inclinazione, la posizione, poi una volta decisa li incolli e con la matita ci ho fatto alcune linee per arricchirli un po', per renderli un po' più realistici, no? Darci qualche dettaglio in più di quelli che ho visto nella foto. Poi tra l'altro la matita sul cartoncino nero dà un effetto che assomiglia un po' all'argento perché diventa un po' traslucido, poi sotto la luce dà un effetto che non è niente male. Adesso dobbiamo attaccare questo su questo. Cos'è caduto? Ah sì, e anche questo. Per attaccarli io qua uso una graffettatrice, perché con la colla questa è tipo plastica, non reggerebbe mai, quindi armatevi di qualcosa che pinzi, che insomma attacchi bene. Così, come questa. Per prima cosa dobbiamo vedere quanto di questa striscia di 2 metri dobbiamo tagliarne. Quindi facciamo una prova, mettercela intorno, così come è nella skin originale, e vediamo a che punto dobbiamo tagliare. Allora, ce la faccio. Fa molto Miss Italia, questa striscia. Bene, ho preso le misure, ho graffettato. Adesso abbiamo questa specie di cintura, però larga. Adesso dobbiamo
attaccarci sempre con la graffettatrice questi, facendo in modo che la fascia nera coincida con quella bianca, e poi graffettiamo i 2 punti. Mettetene 4, 2 sopra e 2 sotto, così siete sicuri che è irremovibile. Ed ecco qua, questo è il primo pezzo. Adesso questo pezzetto lo mettiamo più sotto, ed ecco qua la fascia. Poi la potete regolare come volete. Bene, allora dopo questa, che devo riuscire a levarmi, per l'abbigliamento poi sappiamo che ci vuole un paio di calzoni bianco e una maglia bianca, in questo caso una specie di felpa completamente bianca senza niente, e dobbiamo metterci quelle specie di righe che ci sono qua a livello del braccio, no? E anche sul fondo dei pantaloni ci sono delle righe grigie che poi in teoria si illuminerebbero, però noi adesso facciamo cose non luminescenti. È lì che entra in scena lo scotch di carta di questa grandezza, questo è circa 2 cm, così poi lo attacchiamo alla felpa e ai pantaloni bianchi che andremo a utilizzare. Essendo scotch di carta, la cosa bella è che si attacca, però poi si stacca anche facilmente, quindi se poi dovete riutilizzarli nella vita normale non avete un paio di pantaloni rovinato, no? Perché questo si stacca in un secondo. Adesso lo apro, lo attacco sulla maglia e sui pantaloni e poi vediamo il risultato. Ecco, allora vi faccio vedere. Ho messo le strisce di scotch di carta nelle parti inferiori dei pantaloni, li ho messi in modo frontale. Qua potete metterne quante volete, io ho messo 3 strisce di scotch di carta in entrambi i lati e poi queste 2 a triangolo, di modo che assomigliasse il più possibile alla immagine della skin. Poi invece per la maglia io avevo questa che era quella più somigliante, completamente bianca, abbastanza invernale, quindi spero che non dobbiate fare cosplay d'estate, e ci ho messo anche qua sulle braccia 3 strisce. Se volete dare un risultato ancora migliore potete dividere queste strisce 2 a 2 e le fate ancora più strette, così ne vengono 6, sarebbe ancora più realistico, però tagliare lo scotch di carta in questo modo non è facilissimo, quindi se non avete voglia, se non avete tempo, anche con 3 poi il risultato complessivo non è per niente male. Come vedete poi lo scotch di carta si toglie senza problemi. Bene, abbiamo tutto tranne i guanti, che sono bianchi, no? Ecco, se non avete dei guanti bianchi, so che trovarli in giro è un po' difficile perché ci sono guanti di ogni colore, però completamente bianchi forse un po' meno. Allora, se non avete voglia di stare a cercare, prendete i guanti da cucina, li ribaltate, anche se sono rossi, gialli, verdi, li ribaltate e avete i guanti bianchi. Adesso abbiamo tutto ed è il momento di entrare in scena. Scusate se si sente un po' ovattato, ma parlo attraverso qua e non ho il microfono. Vi ringrazio per aver visto il video, è stato abbastanza lungo da fare, però è stato anche divertente, spero che vi abbia divertito anche a voi. Una cosa, vi consiglio di mettere dello scotch di carta grigio, perché qua ho messo il bianco, però se c'è molta luce come adesso non si vede moltissimo, quindi magari mettete lo scotch grigio, o comunque un colore che faccia un po' più di contrasto con la maglia bianca, anche con i calzoni, stesso discorso. Lo so, non si accende, non è luminoso, però sapete che per fare le cose luminose non sono il tipo a cui dovete chiedere perché non le so ancora fare. So che c'è gente su YouTube che sa fare anche il progetto della testa luminoso e quindi in quel caso è meglio che guardate quegli altri video. Inoltre vi ringrazio perché negli ultimi 2-3 giorni il video sul tutorial di Marshmello ha avuto un'impennata di visualizzazioni. Io ero lì... Ero lì abbastanza incredulo, però al momento che sto filmando questo video ho superato le 2000 visualizzazioni e visto che era fermo a tipo 500 da un po' di settimane è stato un bel balzo in avanti e sono molto contento. Sono contento che vi sia piaciuto quel video là, spero vi sia piaciuto anche questo e che vi sia stato utile specialmente. Vi ringrazio tutti, un abbraccio e noi ci vediamo a
al prossimo video.